Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio parlare della legge dello specchio. Voglio mettere l'attenzione su due punti fondamentali per il lavoro su di sé e per l'inclusione delle proiezioni, per meglio dire il ritiro delle proiezioni. Allora, sappiamo ormai che tutto ciò che vivi è un'immagine della tua anima. La tua anima quotidianamente ti proietta delle immagini, che sono le esperienze che vivi quotidianamente comprensive delle persone, funzionali a andare incontro alla tua missione, al tuo daimon, al tuo destino, funzionali a sciogliere quindi paure e attaccamenti. Secondo i buddisti noi abbiamo 1500 attaccamenti che di vita in vita, di morte in morte, ci si adopera per scioglierli. 500 legati al corpo fisico, 500 legati al corpo emotivo o al corpo astrale, sono le emozioni, e 500 legati alla mente. Allora, di vita in vita, di morte in morte, ci adoperiamo, grazie al karma che ci mette davanti queste paure e questi attaccamenti, a scioglierli. E includere le emozioni ha a che fare come lo sciogliere di queste paure e attaccamenti, includere le emozioni come dei, come entità, come spiriti. Come avete già capito, noi stiamo facendo proprio una rivoluzione spirituale, ci stiamo spostando da questo Dio separato dalla persona, che dopo il cristianesimo proprio ha messo un Dio separato dalla persona, lontanissimo, in qualche remoto spazio, invece ha un approccio animista, a una religione naturale, che era proprio la religione delle origini, quando l'uomo non si sentiva separato dal tutto e dall'invisibile e aveva un grande rispetto e reverenza nei confronti dell'invisibile. Ma non solo, perché l'uomo primitivo aveva una religione animista, naturale, e quindi vedeva le forze della natura e tutti gli elementi della natura come degli dei. C'erano dei ovunque, il dio del fuoco, il dio dell'aria, il dio delle onde, gli dei della foresta, erano tutte forze, dei, divinità. E quindi erano molto legati agli elementi, alla terra, a madre terra. E questo è l'approccio più funzionale che esiste, più reale, più vero. Ecco, noi dobbiamo riprendere questo approccio. Primitivo non significa uomo arretrato, ma più vicino al paradiso delle origini. Ecco, per risentire quella connessione con le forze della natura, di cui siamo espressione, siamo guidati da queste forze, perché il problema dove sta in questa società, in questa cultura così razionale, iperrazionale, che si vede un io separato dal tutto, il soggetto, però l'uno non esiste in natura. Ve l'ho detto anche nel video sulle fiamme gemelle e anime gemelle, l'uno non esiste in natura, è un calcolo mentale, se l'è inventato l'uomo che esiste uno. Cioè tu hai mai visto un albero? No. Tu hai visto quell'albero, non esiste un albero, l'uno in natura non esiste. Hai mai visto una rosa? No. Io ho visto quella rosa, non esiste uno. Esiste una moltiplicità, quando diciamo uno è una moltiplicità. Quindi il concetto del soggetto, dell'io, che è uno e separato e distinto dal resto del mondo o dall'altra persona, è impensabile. E quindi noi ci stiamo riappropriando della verità in questi termini. Come vi ho detto anche nel podcast sulle fiamme gemelle, anime gemelle, ciò che ci resta da conoscere è proprio l'invisibile e il divino, cioè di riaccordarci all'invisibile. Quindi ogni cosa che tu proietti nella tua quotidianità è la tua anima che te la fa immaginare, cioè creare, affinché tu possa sempre di più elevarti ad essa o elevarti al tuo sposo celeste. Vi ho spiegato bene lo sposo celeste e la nostra missione di vita nel video fiamme gemelle e anime gemelle. Quindi la legge dello specchio è proprio questo: tutto ciò che tu hai dentro, tutto ciò che credi sia vero, si manifesta.
Quindi ogni realtà è individuale, non c'è una realtà uguale a un'altra. Anche se guardate la stessa identica sedia, per esempio, tu e un'altra persona, quella sedia ha una realtà diversa per te e per l'altra persona. Per citare Aristotele, diceva l'esistenza è pura possibilità, cioè la materia è pura possibilità, non esiste una materia, ve l'ho spiegato bene nel video Fiamme gemelle e anime gemelle. Oppure come direbbero i buddisti, la materia è vacuità. Oppure come direbbero i fisici, la materia è vuoto, non c'è niente tra una molecola e l'altra, la materia è vuoto. E siccome tutto è vuoto, tu, nelle tue esperienze che vivi quotidiane, trovi esattamente quello che cerchi, perché la materia è vuota. Cioè la materia intesa proprio come realtà è vuota. Sei tu, l'osservatore, come direbbero anche i fisici, che cambia il risultato, che cambia perché il risultato dipende da chi lo guarda. L'esperienza è fatta da chi guarda quella cosa. E questo a tutti i gradi di esperienze. Per esempio, nella natura, in tutto ciò che vivi, nella vita, ognuno di noi trova ciò che cerca, ossia ciò che crede. Quindi tu manifesti le tue credenze, i tuoi credo, e quindi anche i tuoi attaccamenti, le tue paure, ma tutto, tu manifesti tutto. Quindi oggi voglio mettere l'attenzione su due aspetti importanti nella legge dello specchio. Perché voglio mettere l'attenzione su questo? Al fine per andare incontro alla tua missione di vita, al tuo destino meraviglioso, al tuo capolavoro di vita, devi avere energia per farlo. E questa energia spesso non ce l'abbiamo, veniamo depauperati dalle credenze stesse che abbiamo, dalle credenze che ci limitano, dai credo, dalle credenze che ci occultano il nostro potere personale. E quindi è come se l'energia che abbiamo ci venisse costantemente meno, ci viene tolta da queste credenze. Queste credenze sono le nostre più grandi ferite, le credenze, le nostre certezze, sono le nostre più grandi ferite. È come se sanguinassero sempre, energeticamente noi perdiamo forza perché abbiamo delle credenze che ci limitano. E che cosa fanno queste credenze? Ci mettono sempre a confronto con gli altri. E queste credenze ci mettono a confronto con gli altri vedendo gli altri distinti e separati da noi. La dualità. Quindi oggi voglio parlare delle due credenze, diciamo dei due esempi di credenze che ci tolgono l'energia, che sono gli inaccettabili e gli inarrivabili. Per esempio, quella persona è troppo brava a fare questa cosa. E questa persona è troppo brava, cioè quella persona è unica, cioè questa persona è troppo brava a fare quella cosa. È troppo brava, l'inarrivabile. Ciò che tu vedi come inarrivabile, no, è troppo brava, quindi io non ce la farò mai a fare quello. Oppure l'inaccettabile, quella persona è cattiva, quella persona è austera, è malvagia. Dentro di me non c'è qualcosa di questa natura qui, io non sono così. Ok. Ecco il grande classico degli inarrivabili e gli inaccettabili. Per avere energia, per portare avanti la tua missione e per manifestare i tuoi talenti e le tue qualità, devi recuperare queste proiezioni esterne, perché queste proiezioni sono espressione della tua anima. Quella persona che tu giudichi troppo brava, bravissima, oppure no, è troppo per la persona, sa fare troppo, no, è troppo. Quella persona è dentro di te.
tu riconosci fuori solo ciò che puoi avere all'interno. Nessuno può conoscere fuori ciò che non è dentro. Nessuno può vedere fuori qualcosa che non è lui. Allora quella persona ti sta mostrando quella che tu giudichi inarrivabile, o troppo bravo, troppo bello, troppo, no, io non ce la farò mai. Quella persona ti sta mostrando che sei tu così. Quella persona che tu vedi fuori è lo specchio di tue qualità interne che devi riassorbire, o meglio, devi riassorbire la proiezione e appellarti alle tue qualità interne. Può succedere che quella persona abbia delle qualità che sono diverse dalle tue, però siccome tu la giudichi positivamente, ti sta spingendo ad alimentare le tue qualità, a farle venire fuori. Oppure avete delle stesse qualità, solo che tu le vedi in quella persona che è più brava di te o più bravo di te. Ti viene chiesto di mettere in scena le tue. Oppure quella persona è cattiva, quella persona è malvagia. Io sono così gentile, così buona, perché molti di voi mi avete scritto anche in passato, no? Ma quindi quando vedo una persona fuori che è malvagia, vuol dire che io sono così? Non è che tu sei così. Se la vedi fuori e la proietta la tua anima, quella persona ti vuole far vedere la tua ombra. Tutto ciò che tu giudichi inaccettabile all'esterno è dentro di te. O come quando tu pure giudichi inarrivabile, è dentro di te. Allora quella persona che giudichi negativa o malvagia è un modo della tua anima per farti vedere la tua ombra. E te la fa vedere fuori perché tu non la riconosci di averla all'interno. La tua anima ti fa vedere tutti i tuoi inaccettabili in coloro i quali tu giudichi male. E cosa ti sta chiedendo l'anima di fare in quel momento? Di riassorbire la proiezione. Come si fa? Allora, te lo dico subito. Ci sono proprio delle formule magiche. Tu ti devi mettere in ascolto, devi avere consapevolezza e quindi con quello che ti sto dicendo apprendi la consapevolezza. E devi dire questo, sia quando vedi ciò che tu reputi inarrivabile, troppo bravo, troppo bello, troppo, oppure malvagio, cattivo, eccetera. Ti devi mettere proprio in stato di ascolto e devi dire: tu sei parte di me, io ti includo come ciò che la mia mente giudica inaccettabile. Io ti includo, sei parte di me. Questo lo dici per quanto riguarda gli inaccettabili, ciò che tu giudichi male. Ciò che tu invece reputi troppo, gli inarrivabili per esempio, tu ti metti lì e devi dire: tu sei parte di me, io ti includo come ciò che la mia mente giudica inarrivabile, io ti includo, sei parte di me. Allora con questa consapevolezza inizierai ad avvicinarti sempre di più alla verità e questo ti infonderà energia. Perché? Perché le nostre credenze sono ciò che limita la nostra energia. E allora se tu credi che quella persona è inarrivabile o quella è inaccettabile, tu limiti la tua energia, perdi forza. E questo è fondamentale per recuperare energia. È un booster vitaminico, ve lo dico. Con questo booster vitaminico
smetterà di esserci quella sorta di emorragia energetica, va bene? Rispetto a quando giudichiamo una persona malvagia o cattiva. Quella persona è cattiva perché è austera, è tagliente, oppure quella persona è cattiva perché tradisce. Ecco, tema tanto richiesto. Perché tradisce, è cattiva. Allora, scendi dentro di te con profonda onestà e vedi quanta voglia hai di tradire tu, quanta voglia hai di tradire, di disobbedire, quanta voglia hai di disobbedire, di trasgredire. E allora risveglialo il Dio, la forza, la dea, falla emergere, chiedile di emergere senza giudicarla. Come vi insegno sempre, le forze, le emozioni sono dei e quello che la società ci ha tolto è proprio l'ascolto delle emozioni. Attraverso cosa? Attraverso la paura, il controllo, il giudizio, con la mente razionale. Ve l'ho spiegato bene nel video Fiamme gemelle, anime gemelle e quindi noi qua ci stiamo rieducando da quell'educastrazione che ci fa oggi vivere nello psicopenitenziario, in questa prigione senza sbarre, che ci toglie forze, ci toglie energia. Le emozioni sono dei, forze, che ti bussano per essere accolte affinché tu le possa abbracciare. Sentila tutta l'emozione della rabbia o della frustrazione, della tristezza, dell'abbandono, della paura, sentila tutta. E come vi ho insegnato nei video Magia Pratica 1, 2, 3, io mi affido a te. Io mi affido a te, fammi essere alla tua altezza. E quindi qua abbiamo la pratica dell'inclusione dell'emozione, che quando tu la includi ti dà la forza. Se non la includi ti asfalta, se la includi ti dà la forza. Come vi dicevo sempre, la mia professoressa di anatomia diceva: Dio o ti accompagna o ti trascina. Se tu prendi ferma risoluzione di affidarti al Dio, ti accompagna dandoti la forza. Se tu sei inconsapevole, la vittima ti asfalta. E poi ci ritorna il karma, no? Finché tu non dici di sì. Allora, nella pratica della reintegrazione delle proiezioni, il mago cosa fa? Sa che ha proiettato tutto lui e sta proiettando tutto lui, la sua anima. E quindi tu includi la persona inarrivabile o inaccettabile e poi senti l'energia, la forza, l'emozione che ti ha scatenato, che sia rabbia, che sia paura, che sia tristezza, che sia qualsiasi emozione. In questo modo vedrai che tu riassorbi le proiezioni, riassorbirai tutte le proiezioni smettendo di perdere energia e l'energia che tu mettevi nel voler afferrarti alle tue credenze e certezze, che quella persona è troppo più brava di te o quella persona è malvagia, io non sono così, allora quella sarà tutta forza che ti arriverà a te per portare avanti il tuo destino, le tue capacità, i tuoi talenti. Allora molte volte succede che veniamo proprio feriti dentro da qualcuno. Allora quel qualcuno è il divino che te l'ha proiettato. Quindi già partendo da questa consapevolezza sappiamo che tutto ciò, come vi ho spiegato nei video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, tutto ciò che ti arriva ha un fine, che è quello di sciogliere paure e attaccamenti che ti separano da amore, come nel mito di Amore e Psiche. Amore cos'è? Amore è fede, amore è il darsi. A cos'è che ti devi dare? A cos'è che ti devi, a cos'è a cui devi riporre la tua fede? All'emozione che ti viene scatenata da un evento, da una persona o da una circostanza. Perché le emozioni, che sono le forze, gli dei, le divinità, sono la chiave di tutto. Quindi veniamo feriti da qualcuno, profondamente feriti. Veniamo sgridati profondamente da una persona a cui vogliamo bene, tanto bene, feriti per esempio.
allora tu mettiti in contatto con la dea che attraverso quella persona, che è una maschera del divino, ti è venuta a trovare. Gli eventi non succedono perché hanno una causa. L'evento di quella persona che ti fa qualcosa di malvagio, di cattivo, che ti ha sgridato, qualsiasi cosa, è perché tu avevi bisogno di sperimentare un'emozione, quel tipo di emozione, e l'anima ti ha creato l'evento, il Dio. Quindi si sviluppa prima l'emozione che tu devi sperimentare e poi l'evento che la mette in scena. Nel teatro della vita con le sue maschere, che sono le persone, le circostanze. Come vi insegno sempre, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera, e gli etruschi utilizzavano le maschere a teatro per mettere in scena la vita. Quindi le persone sono maschere del divino. Quindi tu devi fare i conti non con la persona, con l'emozione, includendo in te quell'aspetto, come reintegrare la proiezione, affidandoti al Dio, perché tutto ciò che ti arriva ha lo scopo di farti tornare ad amore, cioè di farti tornare al darti. Darti a cosa? Darti a più livelli. L'amore è darsi, l'amore è bellezza, il darsi è darti alla tua natura, la tua natura sono le tue emozioni, ti devi dare. Devi amare incondizionatamente le tue emozioni, devi sentire quella dolce tristezza, quella malinconia. L'anima comunica con queste emozioni e siamo in una società in cui si dà valore a questo visibile, a iperrazionale, abbiamo bisogno e l'anima ci chiama e ci fa arrivare cose fortissime perché vuole che tu l'ascolti e l'anima comunica attraverso questo linguaggio, con le emozioni. Allora tu non devi pensare cosa devi fare con quella persona, devi pensare di darti all'emozione che ti è stata scatenata, al Dio che ti è arrivato attraverso quella persona e includere poi, fare il ritiro della proiezione dicendo tu sei parte di me, io ti includo come ciò che la mia mente giudica inaccettabile, io ti includo, sei parte di me, grazie. Dopo o prima che sperimenti l'emozione. Ricordate che la consapevolezza, la conoscenza rende l'uomo libero. Libero da cosa? Dalle sue catene mentali, dalle sue credenze, le sue certezze che sono delle vere e proprie emorragie energetiche. Quindi tu acquisisci sempre più forza, sempre più consapevolezza. E questo ti porta incontro sempre di più alla tua missione. A essere sempre più ricca internamente. E quando ti senti ricco, perché non perdi più energia, è qualcosa di stupefacente, meraviglioso. Quindi, ragazze mie e ragazzi, oggi volevo fare proprio questo breve podcast per puntare l'attenzione sulla legge dello specchio, fondamentale, e in modo tale che voi possiate sempre di più aprire il varco della consapevolezza e chiudere queste ferite energetiche, emozionali. Ricordate che tutto ciò che arriva ha un fine, non ha una causa, ha un fine. L'unica grande causa è quella di ritrovare amore e il darsi alla tua natura. La tua natura sono le emozioni, le persone, le circostanze, gli eventi, sono le emozioni, gli dei che ti vengono a trovare affinché tu possa darti ad amore, alle tue emozioni che ti separano dal il tuo sposo o la tua sposa celeste o divino. Come vi ho insegnato nel video, fiamme gemelle, anime gemelle. E non pensate mai a cosa dovete fare con quella persona nel momento in cui arriva l'emozione. Fate il riassorbire la proiezione, includete quella persona in voi, affidatevi al vostro sposo celeste, utilizzate le meditazioni che vi sto pubblicando e sarà tutto perfetto, così come deve essere, adempiendo al vostro destino, al vostro scopo di vita, alla vostra missione, al vostro capolavoro di vita. Va bene? Detto questo, ragazzi miei ragazzi, per oggi concludiamo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre,
Che Dio vi benedica! Mua.